Mister, bentornato. Le chiedo subito le emozioni di questo ritorno. Ha un'emozione forte, piacevole da vivere e difficile da raccontare, perché quando si tratta di un ritorno significa che quando hai lasciato qualcosa che ti ha toccato, e tornare è estremamente piacevole e difficile da raccontare, come ho detto in precedenza, perché avevo lasciato una società, una città in cui mi ero trovato benissimo e delle persone a cui sono rimasto sempre legato, quindi tornare in una società dove sono stato bene è motivo di forte emozione, e siamo subito pronti a ripartire da dove ci eravamo lasciati poco tempo fa. Oggi il ritorno, il grande impatto con la direzione sportiva, subito tante riunioni, che sensazione, che emozione è mettersi subito al lavoro? Ma c'è in tutto in noi tanta voglia di iniziare, tanta motivazione nel fare ognuno di noi il massimo delle nostre potenzialità, e ho trovato l'ambiente che già conoscevo, un ambiente estremamente sensibile a ciò che riguarda il mondo giovanile e il mondo Roma a 360 gradi. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare la famiglia Friedkin, che avevo avuto la fortuna di conoscere qualche anno fa, e ringraziarla per avermi riportato qua insieme al direttore sportivo Massara, a tutta la direzione sportiva, da Alberto De Rossi, Federico Balzaretti, Simone Ricchio, con i quali mi sono interfacciato in questi giorni e che sono stati il motivo perché sono qua, e sono estremamente grato alla proprietà per aver visto in me la figura giusta per migliorare questi ragazzi e cercare di portarli nella nostra prima squadra, che poi è la nostra prima missione. Qualcosa ci ha già detto, ma quali sono le altre motivazioni che l'hanno spinto a tornare, soprattutto dal punto di vista tecnico? Intanto colgo l'occasione per ringraziare la società, il Milan e il direttore Vergine, perché mi hanno dato la possibilità di guardarmi altrove, e ho trovato un ambiente a Milano dove sono stato molto bene, una società che mi ha migliorato, che mi ha formato, e lascio anche un gruppo di lavoro in cui sono stato molto bene anche là a Milano. Però se poi ho sentito la necessità di guardarmi intorno per accettare nuove sfide. Inizialmente la mia priorità era quella di ritornare con il calcio dei grandi. Avevo avuto offerte ed ho avuto offerte da società di Serie C, però poi quando ho ricevuto la chiamata della Roma è chiaro che ho subito un fascino particolare, ed è stato per me, insomma, un motivo che mi ha spinto a scegliere velocemente. Accordo su base biennale, cosa vede in questi 2 anni di futuro? Ma intanto ho sposato un'idea che condivido, che è quello dello sviluppo dei nostri talenti, perché la Roma come settore giovanile è chiaramente ricca di grandi potenzialità che si devono trasformare in qualità e cercarli di proiettare nel calcio che conta. Quindi tutto ciò che mi è stato prospettato a livello di idee su come far crescere i giovani trovano pienamente il mio consenso, e quindi ora dobbiamo essere bravi, io insieme al mio staff, a lavorare su questi ragazzi e cercare di proiettarli nel calcio che conta. Sulla panchina del Milan ha affrontato la Roma lo scorso anno, un gruppo che in parte ritroverà. Che idea si è fatto? Il gruppo 2006, il gruppo 2007 e 2008 sono gruppi che già conoscevo, perché tanti di loro l'ho avuti, se non nelle partite, ma tantissime volte anche durante la settimana, nella quotidianità degli allenamenti. So che sono gruppi ricchi di talento. L'anno scorso hanno fatto un campionato, una stagione straordinaria, poi si sono fermati in semifinale, ma ciò non toglie quello che di molto positivo avevano fatto nella stagione regolare, perché hanno chiuso al primo posto, ma al di là del risultato è per quello che hanno sviluppato, per come i ragazzi hanno performato, che è estremamente positivo. Ritroverò tantissimi di loro e sono consapevole che si possa
innalzare ancora ulteriormente il loro livello per cercare, ripeto, di far conciliare la loro crescita insieme ai risultati, che devono essere uno strumento che ci fa capire che il lavoro svolto quotidianamente è nella direzione giusta. Ritrova anche gran parte dello staff che ha lasciato qui a Roma. Quanto è importante ripartire già da una base solida? No, è importantissimo, è stato anche un motivo che mi ha spinto a fare questo tipo di scelte, perché so con che professionisti che avevo avuto la fortuna di conoscere 3 anni fa, quando venni la prima volta, e ho conosciuto dei professionisti esemplari, molto estremamente preparati, e questo è stato per me, ripeto, un motivo, una spinta in più a scegliere la Roma, perché so che possiamo partire in maniera spedita ed incidere positivamente proprio in maniera veloce sui ragazzi e sulla squadra. Quindi questo per me è stato un motivo estremamente importante, anche perché credo che nel calcio moderno, per incidere e per migliorare i ragazzi, serve la coesione e la sinergia di un intero staff. Non si può più guardare il calcio in compartimenti stagni, e quindi l'avere al mio fianco straordinari professionisti è stato per me una spinta essenziale. Ha citato in precedenza la finale contro il Sassuolo, si riparte anche un pochino da lì per provare a prendersi la rivincita? Sì, perché è stato un po' un mio cruccio, e forse anche il cruccio di tanti di quei ragazzi, perché sarebbe stata la chiusura di un cerchio, nel senso, avevamo riportato a Trigoria la Coppa Italia, avevamo riportato a Trigoria la Supercoppa italiana, e quindi magari chiudere e riportare a Trigoria anche lo scudetto sarebbe stato veramente qualcosa di straordinario, e soprattutto era la chiusura di un cerchio di quei ragazzi che avevano svolto un percorso nel settore giovanile fantastico, e tanti di loro ora li vediamo sia nella nostra prima squadra ma anche in giro per l'Italia, che stanno facendo parlare di sé per come stanno performando, e di questo è per me l'emozione più grande, anche perché noi di settore giovanile, la nostra missione è proprio creare questi tipi di calciatori performanti. È chiaro che in me è rimasta quella voglia non di rivincita, ma la voglia di cercare di arrivare a quel raggiungimento di quel traguardo finale che sarebbe il coronamento di tutto, e quindi per me una spinta in più a cercare di fare il massimo possibile ogni giorno. E tra un paio di settimane il campo, che è poi la cosa più bella. La cosa bella, ed è quella motivazione, che è la passione che ci spinge a volere proprio respirare il profumo dell'erba, ritornare a fare quelle che sono le nostre cose, interagire con i nostri ragazzi, preparare tutta la seduta di allenamento. Insomma, la bellezza del nostro mestiere. Ho la fortuna di fare quello che era la mia passione, il nostro mestiere, quindi cercherò di farlo come ho sempre fatto, anzi in questo momento mi sento anche di promettere di cercare di continuare a migliorarmi, perché tutto ciò che ho fatto in passato è passato, ora si pensa al presente e al futuro.